sta lì dall'albergo. Con calma. 3 volte non viene l'ambulanza. Da stanotte alle 4 mi hanno massacrato. Sì, l'ho chiamato. Ci stava a raccontare che ieri l'hanno massacrato. Stanotte alle 4. Dai, reggi. Tengo io, perché ho fatto kickboxing, ho lavorato. Poggia qua, vediamo un attimo se ti serve l'ambulanza. Mi serve l'ambulanza, l'ho chiamata dall'albergo 50 volte, non mi è venuta. Tu ti metti le spalle al muro un attimo. Poggiate qua seduto. Ma pensate un attimo, dai. Vai. Sto sigaro Ma pure è agitato perché è emozionato. Tranquillo. Levagli la borsa, Vabbè, te la rubiamo, tranquillo. Ok, ma sei stato in ospedale? Sì, 2 volte. Ah, ti hanno messo il braccialetto? Sì. Però mi hanno mandato via, mi hanno detto mettici il ghiaccio. In 2 commissariati l'ispettore non mi ha voluto via la denuncia, non hanno voluto rintracciare il telefonino mio, non hanno voluto visionare le telecamere qua. L'ho chiamato 50 volte, e non viene. sono andato al commissariato a piedi, questi me l'hanno rubato. Sta senza i pantaloni. Mi sono strappati perché mi ho menato per difendermi, porco d***o. Perché stavi a Roma? Per viaggio? Io ogni tanto riparo cellulare, sono venuto giù per comprare dei pezzi di ricambio. No, perché ero in albergo. No, sono andato in albergo, erano le 8 di sera, sono uscito, dico come vado a fare la biretta lì. Cioè prima ho bagnato, poi sono entrato dentro, ho mangiato la McDonald's, poi sono entrato dentro al bar, quello dei domenicani, mi hanno offerto 2 o 3 birrette. Sono uscito fuori a fumare la sigaretta, mi sono arrivati in 5 e mi hanno pestato le porte. Ma erano stranieri? No, quelli che di fuori. Ah, quelli fuori qui al McDonald's. I buttafuori in più insieme agli stranieri erano anche altre persone, accredito, e sono venute in commissariato con me a Viminale, non ci hanno preso la denuncia, l'ispettore se n'è andato. E poi da coso lì io ho chiamato l'ambulanza e mi hanno portato a Policlinico. Scusa, mi sono girato. No, tranquillo, ci mancherebbe. Mi sono difeso e mi doleva tutto. Ci credo. Mi sono difeso, ho preso girocchiate così. Ti hanno anche derubato? Sì. Il telefonino e il portafoglio, mi hanno stappato i pantaloni. E la denuncia perché te l'avrebbero rifiutata? Perché sono venuti qua la pattuglia e hanno parlato, si sono messi a tirare il buttafuori. Eppure 2 buttafuori mi hanno menato. Allora, mo possiamo chiedere, tanto sono lì. Adesso glielo chiediamo. Qua, guarda che sei gonfio brutto. Sicuramente. Lo so, gliel'ho detto, già mi hanno visitato. Hanno fatto all'ospedale. Sono tutto il giorno che chiamo per fare. C'è stato pure la Puffer là, al comando Puffer, non me l'hanno presa! Non me l'hanno presa! Non urla. Io chiamo ambulanza. Mi hanno rimbalzato! Lui vuole. No, voglio pure l'ispettore! Ma sono passati Voglio un sottufficiale per fare una denuncia! Mi hanno rimbalzato da tutti i commissariati e dalla Puffer! Mi hanno rimbalzato! Perché conoscono quelli del locale! Ma qua al Viminale niente, No, mi hanno rimbalzato! Io vi dico una cosa, la miglior cosa è che va al commissariato, raga. È l'unica cosa. Sì, ma è inutile che mo si metta a fa botte, dai. Io voglio mettere a fa botte, voglio fare la denuncia, torno a casa. La denuncia. E andare al pronto soccorso se mi danno qualcosa per il dolore e per farmi passare la crisi di panico. Io piglio il Tavor, non ho le medicine appresso perché sono nella macchina. Nella macchina che è rotta. Che Tavor preso? Piglio paroxetina 20 mg per depressione la mattina e sindrome post-traumatica la stessa perché ho fatto le guerre. Stai senza pantaloni, stai in mezzo alla strada, capito? Un attimo qua. I pantaloni mi sono stappati, mi è toccato buttarli, poi una maglietta. C'ho freddo perché non avevo mangiato, adesso ho preso un panino là e sono rientrato a McDonald's e stanno lì loro. Quindi ricapitolando, ce la fai arriva al commissariato? Io non riesco a camminare. E allora no. Io sto venendo dall'albergo e voglio andare all'ospedale. No, c'è un altro telefonino. Allora, se non ti puoi muovere, aspetta qua. Non so più qui. Stai tranquillo, non ti... Devo sempre fare le guerre. Sempre fare le guerre. Ma morto il ceribaro, fratello. Ma morta la mia compagna la settimana fa di cancro, l'ho portata di là. Lei è il proprietario del Twins Bar, vero? Sì. E lei ha assistito un po' a questa storia che è successa. Già verso le 3 di mattina è stata chiamata la polizia perché c'era un gruppo di arabi che girava qui intorno, che poi è lo stesso che
che gironzola tra l'angolo e McDonald's. Questo ragazzo è stato, no, stava parlando con un ragazzo di etnia araba, non so sia algerino, tunisino che sia. A un certo punto si vede che lui scappa e lui lo rincorre verso Sfizio Pizza. Da lì cade per terra un gruppo di persone che lo circonda, ok? Poi lui si alza e comincia a prendersela con chiunque stava lì vicino. Ma questo dalle 3 Però fino... scusami, se gli hanno di calcio è normale che si alza e se la prende. No, nella prima fase è caduto. Ok. È caduto, si Da vede solo. che è caduto da solo. Mentre correva. Mentre rincorreva questo personaggio, ok? Ma quell'altro quando è girato l'angolo ovviamente è scappato. Quindi poi lui, non mettendo a fuoco chi era, Certo. se l'è presa con chiunque faceva parte, era di colore. Ma quando sei cascato per terra t'hanno preso a calcio e te? Sì. Qua. Sì, ma non stiamo dicendo il contrario. No, stiamo proprio a dire quello, cioè, Può aiutarti, stiamo Per carità, cercando di costruire per carità. tutto. Però io da lì non ho visto questo, no? Vedevo soltanto un cumulo di persone che lo circondavano. E che poi si è avvicinato, ha detto chiama la polizia. Ho chiamato la polizia e me. Sì, Grande, complimenti. chiama la polizia. Ti faccio vedere l'orario. Non so se ve ne siete accorti, lui sta in crisi psicotica, Sì, però sì, sì, adesso sì, si sì. sta vedendo tutti i neri che girano, a me mi faceva Certo. quello che diceva un Sì. auricolare comunica con quell'altro. Sì, sì. E per Guarda. cui- Ore 3:20 carabinieri. carabinieri ai 3:20. Oh, ma io difendo, Ma guarda. no, ma se avendoci Guarda, avendoci un È locale, venuto apposta. ma tu c'hai uno dei locali più bersagliati in assoluto. Ma non è un problema perché da noi non succedono i problemi. Perché quando passano loro fanno no, là no. Perché noi la tuteliamo la gente nostra, Sì. capito? Il signore diceva che c'erano pure buttafuori. Non c'entra niente, butta fuori. No, lui cioè, nel raccontarci diceva che c'era la security che non l'hai molto aiutato. Oddio mio. Qualsiasi persona che si mette fuori per te è security. C'erano persone che stavano in macchina di colore appoggiate e lui se l'è presa con loro. E io gli ho detto alle persone scusate, vi allontanate che il ragazzo ci ha avuto dei problemi, che se la prende con voi a titolo gratuito e se ne sono andati via. Poi ha parcheggiato dopo quello un'altra macchina e se l'è presa con loro, che altro di colore, uno grosso. Ho detto, e quello si è messo, hanno quasi discusso, no? E quello ha detto fammi il favore, vattene via, come te lo spiego? Un altro brasiliano la stessa cosa, ha presa la bottiglia perché questo l'attaccava, perché lui ha attaccato chiunque si avvicinava, le responsabilità, con tutti, coraggio, mi dispiace, però ormai era andato in palla, no? Ci stanno altri due ragazzi africani che stanno lì di solito, uno con la bicicletta, lui ha preso la bicicletta e gliel'ha tirata. A uno con la macchina ha preso il monopattino e gliel'ha tirato. Cioè, Un'escalation. no, nel tempo è durata una cosa, è durata diciamo un'ora, no? Io poi ho chiuso, dico guarda, Un'ora è tanto. un'ora è tanto, ma poi si è presentato. Fai fine 4 pure te c'eri. Ma poi si è presentato fino alle 7 di mattina a ricominciare. Lui c'ha bisogno un attimo d'aiuto a sto punto. Ma per carità, Anche che sta a Sì. a me mi dispiace. Dai, mo ci parlo Però io. starci vicino è più possibile. No, ha fatto Ci benissimo. mancherebbe, Grazie ma per sta noi siamo dalla parte testimonianza vostra, cioè, comunque, è un cliente, no? Grazie e complimenti. Mancherebbe, raga. Un'altra ne passiamo a trovare. Ma guarda che la stazione, qualsiasi cosa che gira si muove. Mamma mia. Sì. Cioè, noi dalla parte nostra. Ma è normale, voi avete bisogno dei clienti, mica dei Ci stiamo da casino. 30 anni, Uso, Ci sarà un motivo, no? C'è sta un motivo, ma perché siamo regolari stiamo dalla parte. Certo, se non ci stai a 30 anni. Se no, chiunque viene non vede l'ora di tagliare la testa. Certo, ma capito? dai, ti sta- Allora stiamo dalla parte del cliente. Testimonianza. Ragazzi, Grazie a te. Grazie. Ciao. Praticamente che gli è successo a sto ragazzo? Qui di notte era venuto in quest'area qua, ma questa è quella più pericolosa in assoluto. Gli hanno prima rubato il portafoglio. Una volta gli hanno rubato il portafoglio, lui è uscito, questo ci raccontava il proprietario del bar, l'ha inseguito fino all'angolo ed è caduto a terra. E qual è il problema? Che una volta uscito qui dal bar, lui è arrivato lì, una volta a terra c'è stata una colluttazione. Sì. Qual è il motivo della colluttazione? Non te lo so dire. Fatto sta che questo gli hanno menato. Però è anche vero però che da quello che ci ha detto il proprietario del bar, lui a un certo punto ha iniziato a prendersela con chiunque passava, cioè partendo dalla notte fino alla mattina c'è stata sta cosa e qui ci sono ancora probabilmente, lui ha detto ha iniziato a tirare un monopattino, ha iniziato a tirare la roba, chiunque arrivava sbatteva eccetera. Ciao. Qui è terminata praticamente tutta quanta la rissa, lui ha provato a segnalare sta cosa sia al commissariato che a tutti quanti,
però si è ritrovato senza risultati, sta senza pantaloni, da solo alla stazione Termini, con un sacco di problemi, con i dolori. Adesso noi siamo andati a avvisare la polizia di questa situazione, qualcuno deve prendersi carico di questa persona, cioè se non c'hai i documenti, se non c'hai i soldi, se non c'ha tutto quanto, vogliamo capire come vuole risolvere, tutto là. Ecco le borseggiatrici che stanno uscendo, prima cosa, ultimamente si conciano bene, perciò voi non ve ne accorgete, sono vestite come una ragazza qualsiasi, perciò vi sembrano delle studentesse. Occhio, perché quelle che invece sono appariscenti vi distraggono e la ragazza invece ben vestita ti infila le mani nella borsa, nella tasca, nello zainetto e ecco lì che praticamente ti ha fregato tutto. Poi dopo uno piange, oddio mi hanno rubato il portafoglio, mi hanno rubato i documenti, perché poi i documenti sono veramente in casino, le carte di credito. Qua via Gioberti è sempre la zona un po' più problematica da questo punto di vista. Lì sulla parte invece di via Giolitti, occhio che la sera risse a go-go, tante, le stiamo testimoniando, le stiamo raccontando apposta. Qui tra bottigliate, coltellate, discussioni, perché arrivati a una certa ora succede tutto. Poi lo sai che associano moltissimo alle persone che stanno davanti ai locali, che lavorino nei locali, ma poi non è così. No. Cioè uno pensa, vabbè tanto sta, occhio dietro, ve lì, occhio. No, i signori si sono fermati. Loro sì, tu gli stavi addosso, perciò... Ecco, occhio che stai a più un altro. Poi proprio a me. A te in persona, tutto a posto. Oh, ciao, bello. Che succede? Che tutte le sante sere via Giolitti è crocevia. Considerate che lì mo c'è sta il blindato. Perché c'è sta il blindato a via Manin, angolo via Giolitti? Perché ieri, siccome c'è stato il casino, ogni tanto li rimettono. Allora, non è che deve essere una cosa messa così a buffo, ma deve essere una cosa che invece viene fatta in maniera costante, fissa, certo. Perché è proprio quello il problema. Poi che succede? Quando si mette il blindato lì si spostano di 10 metri, capito? Che non cambia niente. No. Poi te fai, quello sta ancora senza pantaloni, sta a schelerà comunque, Sì, lascia fare. Capito? Vedi? Qua si fermano, lo vedi? Altra rissa, guarda, appena fatta. Poi imbruttiscono pure le guardie, non ne frega niente. Sì. A lui. Questi stanno tutti qua in casino ogni volta. Anzi che ci stavamo loro col blindato, se no. Non c'è soluzione perché. No. Che purtroppo. Tutta questa situazione che vi sembra particolare è tutto normale, solo questo, ormai, ogni giorno a termine è così. Ormai siamo abituati. Cioè, sì, però a voi vi sembra ancora strano, capito? Noi siamo un po' abituati, forse, vi sembra ancora un po' strano? Sì. Io perché, invece tutti i giorni così. Salve. Ciao. Stiamo indagando su tutto quello che succede a Termini, casini, cose. Questo posto una notte stavo con la moglie di Mario Monicelli, sai che è Monicelli? Sì, il regista. Io faccio l'attrice, mi chiamo Claudia Salis. Questa città l'ho vissuta negli anni 80, andata meravigliosa, conoscere la Grace Jones, Scribe Fonta di Trevi, conosci Boy George, Amanda Ria, quando c'era un mondo meraviglioso gay e non c'era questo schifo del resto. Questo posto è l'inferno. In questo posto, tesoro, scusa, sono un po' così delabré. E il biglietto di visita è una città che si chiama Roma, guardatelo, buche, povertà, spaccio, forcista, no? La decadenza è arrivata, pericoloso. Siete mai stati a Los Angeles? No? Sì. San Francisco? Sì. Bene. La ciglia ti sta cascando. Oddio, che disgrazia, una ciglia per traverso, non me la metto. Bene. Ma cosa dire? È decadente, è triste, è sola. La cosa mi fa schifo veramente. Io ho visto tutto il mondo, l'alta moda, tutta l'alta moda romana. Sono stato anche amica di un premio Oscar, Perotosi. Perotosi è stato il più grande costumista di tutto il realismo, di Visconti, Pasolini, Il Gattopardo del suo film, Mamma Roma, Morta a Venezia. E questo mi fa dire che io morirei, brucerei questa città e rifarei di nuovo. Come si può fare aspettare una 60 anni senza una panchina, no? Basta un po' di cemento, no? È meglio andare al Piniere e andare per Paolo Pasolini. La periferia forse ha un senso adesso, ha un grande senso. Paolo, il mio amico, scusa, sono provata. Venuto a Perotosi, dico, che mi dici per Paolo? L'amore per Paolo faceva karate. Se era uno solo avrebbe fatto una pizza, è un delitto di Stato.
come tutto quello che farà questa povera ragazza della Garbatella. Come si fa? Guarda su Instagram, sto girando un film, Claudia Salis. Ok. Ma l'hai visto Le fate ignoranti? Sì. Io ho fatto 2 film con Perda. Sono cresciuto con Fellini, Fradiano, Morave, Cottuso, Perodosi, l'Alta Moda. Ma tu sei quello che fa tutte cose di botte, scuola di botte. Scuola di botte. Quanto mi piace quella cosa con i buoni che ho fatto. E lui pensa che lo accomunano spessissimo a Pasolini per il suo modo di fare informazioni. Di Pierpaolo c'ho delle lettere, della Callas c'ho delle cose. Pierpaolo è stato un grande poeta, il diritto per Dio che non si può perdonare a quest'Italia. Cioè tu lo conoscevi personalmente? Io ero piccola quando lui certo. è morto, l'ho conosciuto, ero piccolo, avevo 12 anni, avevo la seconda media, un giorno a Valle Giulia c'era questo signore, si fa una foto con me, era per Paolo Pasolini. E sai che c'è? Che nessuno la potrà salvare quest'Italia, è così decadente, questo posto, ma dai, ma ci avrebbe poco, no? Voglio dare il reddito di cittadinanza, la cittadinanza avremo le barricate qua, no? Ma sarebbe poco per far diventare bella come era bella questa città. Certo, dovrebbe ricominciare tutto. I fiori a Piazza di Spagna, non lo so io. Io ho pianto, mi sono fatto il muro, io ho avuto 40 anni, ho pettinato tutta l'alta moda romana, Andrello, Grancetti, Sarli, Cazzinoni, anche ho fatto dei showroom per Valentino. Ma la cosa che mi dispiace è che la mia città non c'è più. Non c'è più. Io sono sempre stata uno scandalo, amore, ma sono sempre stata uno scandalo a San Lorano, amore. A 15 anni ho fatto la mia prima sfilata di moda, a 18 anni ho pettinato per André Log. Ho visto il mondo, amore, non mi frega niente. Sono amica, ho preso anche delle personalità come della famiglia Agnelli, ho conosciuto tutti. Conosco un romanzo criminale, ho fatto un figlio germano, Verzanovster, Versace è stato un mio amico tanti anni, Gianni. Quando è morto Gianni io stavo a Parigi, volevo morire, ma cosa si fa? E ora in che quartiere abiti? Adesso ho 3 case, ma faccio la zingola di Rusto, dalle mie amiche Vincenzo Orsini. Ospitami perché sono stanca e provata. Senti, ti faccio un appello, io sempre nella moda, io voglio uno ladro tatuato, come diciamo molte sto, me porti da McDonald's, sono stanca, tesoro, come va la sua Dolce Gabbana? Sono stanca, regalatemi un assassino, un criminale muscoloso, come sto buono, c'ha meglio lui, mi sa a vedere. No, Simone sto scherzando. Lui è buono, questa è una bella faccia. Lui è in forma. Grazie. È tutto così degradato, così orrendo, non c'è un vediamo che palle s'Italia. Pensa a riaprire via Veneto una volta al mese, ricostruire la dolce vita, no? Ma tu che ti fai il bagno nella fontana? Ma no, penso no, io l'ho conosciuta lei quando era piccola, sì, che bella che era. Ma stai scherzando, sembra una pazza oggi. Comunque, te sei di scuola di botte? Io? Sono di Piramide. E te? Io De Colle Salario. Lui è di periferia Allora, estrema, lui è un vero uomo di periferia. Senti, Sorbona, senti un po'. Allora, io conosci Città Giardino? Sì, Io abito là. Vieni a trovare, ti do 2 indirizzi, certo. Beh, vado a trovare, stai vicino. Certo. No, sai perché io ho un'amica mia modella spagnola che sta con ragazzi, io ti va a fare non c'avevo fa niente, perché non è vero che la rucola. Vabbè, te lo fa un'occasione, c'è un'amica mia modella spagnola. Claudia Salis Gram. Che bella faccia. Claudia Salis Gram. È bella Faccia da bastardo. È una organica. Ti dicono tutti contro, per una volta che ti dicono bene. Ma amore, è una bella. Questa faccia è un po' anni 50, tipo poveri ma belli. Sì. Te sei un po' una checca di capri. Sei un po'. Non sai che Gioacchino Di Capri. non c'è classificato. Allora, un matrimonio preannunciato. Io vi saluto allora, raga, ve lascio soli. grazie. Se tu riesci questa cosa, Dimmi, mi che è fido successo? di te. Vai. Io sono Ode Becchi, da 26 anni che sto qua in Italia, ragazzi, dovete sentire questa storia a tutto modo. Praticamente voglio sapere la presidenta Giorgia Meloni che viene a intervenire questa cosa, perché cosa che mi è successo stanno quasi metà modo. Quindi sono contenta oggi che vedo a te che questo video che gira a tutto mondo, che almeno qualcuno viene qua a intervenire di questa storia. Che è successo? Quindi Racconta bene. la cosa è successo da circa, se non mi sbaglio, circa 3 anni fa. Ho sposato questo uomo, Italiano. è italiano, è di Roma, fatto 3 figli con lui, e siamo stati 20 anni, non ci siamo più insieme e siamo lasciati. E quindi che cosa è successo? Con il familiare fanno il divorzio dietro di me, senza di me proprio. Ti ha fatto il divorzio senza dirtelo. Senza dirmelo. E poi è finita la storia. Ho detto vabbè, non mi vuole più. Vabbè, ognuno fa strada sua. Vabbè, ok.
i giudici decidono ok, a chi può stare con i bambini, questi 3 bambini, la casa e lui pagava, e vicino proprio a casa nostra i bambini stanno con lui, 3 volte a settimana vado a pigliare questi ragazzini, stanno un po' con me. E per lì, e lui che fa? Mi mette le cose ai veleni da mangiare. Il veleno nelle cose da mangiare? Da mangiare a me. Te? Sì, all'inizio e poi la testa mia che mangiava questa cosa hanno detto per farmi diventare matta, perché chi è matta i bambini non può prendere, no? Ok. Allora, la testa fumava. Che è successo? La testa che fuma? All'inizio non sapevo che era lui che fa questa cosa. E lui mi dava pure consiglio. Vai all'ospedale, lo chiama mia figlia, che è un pochino più grande, e quello chiama papà. Non mi hanno fatto pure l'esame, mi hanno dato cristerino, hanno detto forse cosa hai mangiato, non va bene, bla bla bla, ok, finisci là. Però ti eri ripresa? Mi sono ripresa un po'. A mattina dopo mi hanno detto vai a casa, mi sono andata a casa. Allora arrivi a casa e che succede? Inizia a stare male. Ho detto, mo che famo? Sto male, l'ho chiamato mia nipote, ho detto, oh, mia figlia, sono male ancora. Ho detto, mo che cosa dobbiamo fare? Ho detto, vabbè. Sono andato là dal dottore vicino a casa, dottore della Mudua, sono andato là e quello mi scrive medicine, le cose, e lo prendeva. Prendeva queste medicine e non finisce. Ancora metta questo di testa male. E poi che hanno fatto dopo? Che lui, questo ex marito di cavolo, pagava mia nipote per avvelenarmi, per mettere, perché hanno visto che io non va più da nessuna parte. Era l'unico posto mangiare, era lì da tua nipote. Che da lei e dice, vabbè, questo viciniamo a lei, così almeno. Hanno preso la persona di cui ti fidavi e l'hanno corrotta. Ecco, bravo, meno male. Ma che tu però aspetta, la domanda è, tu che cosa vuoi fare adesso? Cioè, qual è il tuo appello per essere aiutata? Che essere aiutata, perché ormai si sono stufati pure chi mi segue, diciamo. Ma tu i bambini adesso li vedi? I bambini lo vedo, ok. Però i bambini non è che stanno pure bene, non stanno granché, perché se lui va al lavoro tutto il giorno, questi ragazzini stanno da soli. Cosa ti può Nessuno aiutare? ha fatto nulla. Ok, allora capito? Questo è l'appello, nel senso che lei ha fatto tutte le denunce del caso. Il marito giustamente sta fuori, i bambini stanno soli. Stanno soli, sì. E lei vorrebbe che e poi quando vado dai poliziotti hanno capito, quando leggono i fogli, dicono oddio, è troppo grave, è troppo grave. Allora se cosa è troppo grave, a chi devi affrontare la cosa grave? Quindi se lei sente questo appello, se vengono persone che più indicate per fare una cosa complicata per risolverla. Ecco, brava. Ok, grazie. Prego, grazie. Noi dopo sta passeggiata a Termini vi salutiamo perché eravamo venuti per dare una mano ovviamente alla signora, in attesa che la signora facesse tutte le sue cose, perciò lei deve stare circa 2-3 ore al giorno in bagno. Abbiamo pure approfittato e fare una passeggiata e documentare quello che succede, risse, problemi, difficoltà, ma anche tanta gente che ha voglia di raccontare e anche tanti problemi psichiatrici, perché soprattutto io continuo a ribadire questa cosa, non è che dobbiamo ridere quando le persone si mostrano nella loro difficoltà, ma bisogna riflettere sul fatto che tanti problemi psichiatrici qui vengono amplificati dall'ambiente e vengono amplificati dal fatto che minimo bevi, minimo, c'è un pregiudizio nei confronti delle persone, tu vedi magari una persona sporca per strada, vestita strana, in un certo modo diversa dagli altri e tu pensi, vabbè questa invece poi ti fanno dei discorsi molto profondi, anche persone attente alla realtà, che hanno vissuto, che hanno un'esperienza di strada, esatto, che ti possono raccontare una Roma, una città, un'Italia, una serie di problemi che certe volte è difficile da ascoltare. Da Termini noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Scriveteci nei commenti quello che volete vedere la prossima volta, quello che avete notato durante il video e di tutte le storie che avete sentito fateci sapere qual è quella che va colpito di più, dalla rissa fino alla storia della signora, fino alla storia dell'altra ragazza e tutto quello che avete visto. Vi salutiamo, alla prossima, ciao!